Ciao Giulio, ho preparato della pasta con la salsiccia. Ne vuoi un po'? Buona, sì, ne ho proprio voglia. Ne prenderò un po', però prima spieghiamo a tutti gli studenti di italiano come funziona la particella ne. Iniziamo. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se sei nuovo su questo canale ti invito ad iscriverti, così non ti perderai tutti i prossimi contenuti per imparare l'italiano e conoscere l'Italia. Inoltre supporterai anche il mio progetto. Dopo il precedente video sulla particella C, sono pronto a spiegarti un altro mistero della lingua italiana. Sto parlando della particella ne. Il pronome ne ha principalmente due usi. Il primo uso di ne in italiano è quello di pronome partitivo. Che cosa significa? Significa che uso il ne quando devo sostituire una parte di qualcosa. In particolare una quantità specifica di un totale. Nell'esempio iniziale ho detto: ho preparato della pasta con la salsiccia. Ne vuoi un po'? Ho preparato della pasta. Ne vuoi un po'? In questo caso il ne sostituisce di pasta, come un po' di pasta. Vediamo degli altri esempi. Vuoi la pizza? Sì, ne prendo una fetta. In italiano è sbagliato dire solo prendo una fetta, come in inglese, ma devo specificare di cosa. Ne è un pronome che sostituisce di pizza. Gli italiani di solito non dicono vuoi una pizza? Sì, prendo una fetta di pizza, perché è ripetitivo. Quindi non ripetono di pizza, ma usano il pronome ne per suonare in modo più naturale. Ho preparato il dolce. Ne vuoi un po'? Quanti caffè bevi al giorno? Ne bevo 2. Attenzione, perché prima ho detto che ne è un pronome partitivo, quindi considera solo una parte del totale, non tutto. Riprendiamo l'esempio di prima. Vuoi la pizza? Sì, la prendo tutta. In questo caso è sbagliato dire ne prendo tutta, perché non mi riferisco ad una parte della pizza, ma al totale, all'intera pizza. Quindi devo usare il pronome diretto la. Nota anche come la particella ne non considera né il genere né il numero. La pizza è una parola femminile singolare. Il dolce è maschile singolare. I caffè è maschile plurale. Ma il pronome che uso per sostituire queste parole è sempre ne. Questo è molto diverso dai pronomi diretti che invece cambiano in genere e in numero, rispettivamente la, lo, i. Ora voglio farti vedere il secondo uso molto comune della particella ne. Ne può sostituire sostantivi o intere frasi introdotte dalla preposizione di. Buona, sì, ne ho proprio voglia. Devo lavare i piatti, ma non ne ho voglia. Ne significa di lavare i piatti. Non ho voglia di lavare i piatti. Hai bisogno di una mano per il progetto? No, grazie, non ne ho bisogno. Quindi, no, grazie, non ho bisogno di una mano. Giacomo è un appassionato di cinema. Infatti ne parla sempre. Lui parla sempre di cinema. Meglio la pizza o la pasta? Ne abbiamo discusso per un'ora.
abbiamo discusso di questa cosa. Condivido con te una lista di verbi comuni che sono seguiti dalla preposizione di e che quindi si possono usare con ne. Avere voglia di, avere bisogno di, parlare di e discutere di. Questi sono i verbi che ho usato negli esempi precedenti. Altri verbi comuni sono accorgersi di, non me ne sono accorto, dimenticarsi di, mi sono dimenticato del compleanno di Sara, me ne sono dimenticato, essere sicuro di, il tuo esame andrà benissimo, ne sono sicuro, innamorarsi di, appena l'ho vista me ne sono innamorato. Sicuramente in futuro parleremo di questa struttura di pronomi combinati, me, ne, e di come funziona esattamente nella grammatica italiana. Non preoccuparti se all'inizio questa particella ti sembra molto difficile da usare. Sono sicuro che con il tempo e con tante attività di lettura, scrittura, ascolto e parlato riuscirai ad integrarla nel tuo italiano. Ne ha anche una quantità infinita di usi idiomatici che vedremo presto in una prossima lezione. Intanto ti lascio qua a fianco un'altra lezione utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, buono studio!